ti dico solo l'ultima cosa che mi fa vedere, perché è come se ci tenesse a farmi vedere una tovaglia bianca. Sembra decorata a mano, ricamata a mano. Mhm. Questa me la vuol far vedere. Allora, mm, ti dico quello che mi arriva, perché è ovvio che poi noi vogliamo queste cose, giusto? Ok? Mhm. Però ci sembrano giuste, però io rispetto anche quello che mi arriva, ok? Certo. Ehm, lui dice, ho sempre sentito la privazione nella mia vita. Qua mi sono riempito, sapendo che qua non avevo la paura che mi si portasse via le cose, che le perdessi le cose. Per molto tempo ho avuto bisogno di bei candelabri, dice, ho avuto bisogno di armadi con dei bei vestiti dentro e ho potuto crearli qua. Qua puoi creare tutto. E li indossavo senza paura che poi non ne avrei potuto avere altri, ma che sarebbero stati gli ultimi che mi potevo permettere. E allora io ti dico che ho passato tanti anni così. Qua potevo specchiarmi vedendo il mio volto disteso, non preoccupato da nulla, dei rischi. Non ci sono rischi. E ho avuto bisogno di tanto tempo per calmarmi, per calmare le mie ansie. E poi dopo sì, sono stato attratto da un profumo, eh, che però è anche un po' pungente, lui dice, e sono andato nel portale aureo e ho compreso la leggerezza e ho visto la trama del gioco. Sandra, io posso dire la tua regione, no? Sì. La Sardegna. Gli manca la Sardegna? Mi rattrista vederla come è adesso e non ho la mancanza di questa Sardegna. Di quella che ha vissuto quando era giovane? Sì, Cosa c'è che non va nella Sardegna di oggi? è uno straccio che viene strizzato, spremuto, ehm, logorato, lacerato. Cosa c'è sotto la Sardegna? Ma questa immagine mi era già venuta, tipo come se ci fossero dei giganti che reggevano la- l'isola, l'intera isola. Ehm, Poi appunto mi fa vedere come se ci fossero dei tunnel subacquei che conducono all'esterno dei due anelli di ghiaccio. Mm, è un passaggio lì sotto. Però mi sembra al centro, più verso il centro, sotto. E il centro perfetto? Sembra proprio il centro, sì. Mm. C'è un paese che è al centro della Sardegna, Sorgono, che io ho visitato. Ho fatto una fatica ad arrivare fino lì. È come se fosse il centro della ragnatela da cui si dipanano tutti i fili. Mm, E da lì sotto, in corrispondenza, sì, è come se ci fosse una specie poi, e non so come si faccia a scendere giù. Io mhm. vedo questo tubo che è una specie di tunnel Chiediamo al sotto. padre di fare una cosa. Sandra non lo sa, ma tempo fa, qualche sessione fa, abbiamo creato la pallina del buon umore.
Una pallina gialla che sembra uno smile, che dove la metti genera un'altissima frequenza. È la pallina del buon umore. Chiediamo al padre di Sandra, ah sì, sì, chiediamo al padre di Sandra di crearne una nel portale aureo da dove lui viene. E una volta che l'ha creata nel portale aureo, la porta fuori e la manda nel centro della Sardegna, al centro di Sorgono, giù, 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 giù. E vediamo cosa fa. La seguiamo, questa pallina. Lui aveva già capito, infatti l'aveva già fatto prima che tu Sai iniziassi come, il discorso. sai come Avevo quando visto tipo, mettono una piccola videocamera al collo di un gatto, no? E poi vediamo dove va il gatto. Vediamo dove va la pallina. La pallina ha un pregio e un difetto. Quando le pare inizia a moltiplicarsi. Per esempio, quando trova un bivio, non sa decidere, va in tutte e due le direzioni e le riempie di altre palline. mi fa come vedere che ci sono, ehm, come se tu ci puoi andare dentro questo tunnel da seduto, cioè non si può stare in piedi. C'è una specie di sedia, Seggiolino, mhm. sì, e c'è Bob, sì, diciamo un carrello, diciamo, un carrello trasportatore, mhm. ok? E la sedia quindi scorre su questo carrello. Mi ricorda tanto Porto Flavia, no? Del Sulcis. Ah, C'erano vicino a Carbonia, insomma, c'era una miniera di carbone che finiva su una scogliera a bordo mare. C'è ancora e veniva utilizzata fino a poche decine di anni fa. E poi ci sono tanti tunnel militari lì sotto. certo. Palline, 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 la pallina del buon umore. Satura ogni pertugio, Ogni laboratorio. ogni pertugio di militari. Pertugio, pertugio. Ah. Orifizi, pertugio, uguale. Satura. La Sardegna madida di palline del buon umore. Anche sulla superficie. Grassa, satura, idratata, gonfia. E la pressione è tale per cui quei condotti che hai visto non resistono più. Che succede? È come se si disintegrassero delle pale eoliche, si disintegrano dei pannelli e i pannelli e queste pale eoliche che si disintegrano fanno, non so come spiegarti, una specie di materiale esplosivo dove crea un'esplosione di tutte le basi sotterranee e a un'esplosione corrisponde una moltiplicazione di queste palline gialle. Quindi è come se tutto il sottosuolo ricominciasse a respirare, ad essere luminoso. Qualcuno ha definito la Sardegna l'ombelico del mondo. È per questo? Mette in connessione con altri mondi? Non è solo la Sardegna, però anche lei lo fa. Sì. Tu hai parlato di due tunnel che vanno uno verso il primo cerchio e uno verso il secondo cerchio, Io di tunnel ne ho visto uno che va oltre il secondo cerchio. oltre il secondo. Sì, Dove porta? c'è una piattaforma. La prima cosa che vedo è una piattaforma. Come se poi lì, mm, una piattaforma, sì,
dove si appoggiano gli aerei, per cui Mhm. come fosse un punto iniziale, no? Arrivano poi degli aerei a prendere le persone, quindi le persone salgono sull'aereo, sull'elicottero forse, però no, sono elicotteri. E vedo che, adesso io ne vedo uno di elicottero che porta in una isola molto florida, molto rigogliosa, però questa isola, per esempio, è utilizzata da alcuni uomini di potere che sono scappati, diciamo che sono fuggiti. Come si chiama quest'isola? Non so, l'isola che non c'è, mi viene. Va bene, qual è la situazione quindi dopo questa attività di creazione del padre di Sandra? Colpa sua, eh? Come se si fossero appunto fermate alcune pale eoliche, come se si fossero guastati alcuni pannelli, come se appunto fosse invasa dalla luce il sottosuolo della Sardegna e vedo tipo alcuni sergenti e militari che hanno lanciato via il cappello come a deporre i loro gradi. Da uomo che ha patito la fame a responsabile di questa azione. Vale per tutti questo lavoro che ha fatto? Lui dice vale per chi sa credere nella magia. La Sardegna è una terra di magia